Monica, io vorrei parlare 2 secondi di un punto che riguarda Eddie, ma riguarda anche un po' tutti. L'ammirare le opere d'arte, no? Di ogni culto. E lui ci ha fatto questo esempio, la Pietà di Michelangelo. Come è stata realizzata la Pietà di Michelangelo? Come se mi fa vedere che si è creata tipo una connessione tra il mondo terreno e il mondo invisibile ed è come se fosse partita da un desiderio, spunto, ispirazione da parte dell'artista. Però poi la realizzazione è stata fatta attraverso l'80% del contributo dell'invisibile, che può in taluni casi anche agire sulla materia. Come? Hanno Eh, mosso il suo scalpello o hanno no, plasmato il marmo? no, Ci sono dei dettagli, dei no, no, no. drappeggi, delle vene e ci sono state fatte un sacco di analisi, tanto che qualcuno ha detto, bah, sembrano delle persone reali, fermate e marmificate, no? Sembra una scena frizzata e trasformata con una qualche tecnologia o processo in marmo. Basta un nulla e uno di quei drappeggi salta e il marmo è compromesso. Tutta la scultura è compromessa. Mm. Sì, quello che vedo è come se ci fosse in partenza questo blocco di marmo e poi come se arrivasse una specie di raggio laser, direi, no? Mm, che, che è anche un po' fumoso, come se si creasse attorno al marmo, mm, sì, della nebbia, del fumo. Oh, e vedo che cambia di colori questo raggio laser, lo vedo a volte bianco, a volte verde, a volte bluastro. Da dove viene? Da dove viene? Perché poi mi fa vedere che si dirada questo fumo, questa nebbia e l'opera è conclusa. Quindi non l'ha fatta Michelangelo, l'ha fatta qualcuno che è legato al raggio. Allora, però un attimo, è partito, mi fa vedere che è essenziale che ci sia stato questo moto molto forte, artistico e di desiderio da parte di Michelangelo, come se lui avesse avuto questa idea. Quindi nella sua mente c'era questa immagine così come è stata prodotta poi nel marmo. E c'era precisamente così, come se lui avesse avuto questa foto nella mente e poi è stata riprodotta. Quindi in realtà è essenziale questo passaggio. Mm, non si può prescindere da questo. Ma lui Ehm, era umano? no, mi viene no. Aveva anima? Allora mi fa vedere che era come se fosse questo. mm, eh, tipo come viene così, uno spirito guida che però non in maniera costante, aveva dei momenti in cui era eh, fisico o sembrava essere fisico. Cioè praticamente mm, però sai che cos'è che non riesco a capire? Se lui aveva vissuto delle vite, quindi lui è stato umano, oppure non lo è mai stato. Questo io non lo riesco a capire. So che quando era qua
non era totalmente umano, ok? Cioè, quindi non era, non so come dirti, completamente incarnato come noi. Mm. Andava e veniva? Esatto, Ma di che esatto. pianeta, razze stiamo parlando? Di livelli evolutivi stiamo parlando, ecco, Mm. direi. Come se ci fosse un livello evolutivo in cui noi arriviamo quando andiamo nell'oltre, in cui siamo più vicini alla sorgente, diciamo così. E per portare bellezza qui sulla Terra, mh, il gioco ha contemplato anche che uno di questi spiriti evoluti scendesse giù sulla Terra a dare una bellezza artistica. Perché in Italia? mh, per creare una specie di bilanciamento e di contrappeso, sì, al Vaticano. Mm. Cosa rappresenta davvero la pietà di Michelangelo Buonarroti, quella in Vaticano? Mi dice la via d'uscita. La via d'uscita esiste. Qual è? È in alto, che vuol dire che è al centro di ognuno di noi. È esattamente in alto come esattamente al centro di noi. Quindi cuore e settimo? Sì, sì. È, correggetemi, nei musei vaticani la pietà? San Pietro. San Pietro. Non è che si deve attivare questa pietà lì dentro. Ognuno, quando lo guarda e viene pervaso dalla bellezza e dall'emozione, ha una propria attivazione. C'è chi invece passa davanti abbastanza indifferente o con un occhio, diciamo così, da studioso, da critico d'arte, eccetera. In quel caso non c'è una grande attivazione. Che attivazione ha generato Eddie? Veramente mi ero emozionato delle volte che l'ho vista. Adesso sto sentendo sensazione sulla pancia, sullo stomaco, però mh, questa volta è fisica come sensazione, però non l'avevo provata mai prima. Piacevole? È, è quasi forte, quasi. Come la definiresti? Un'attivazione? Sì, quasi sì, quasi sì, sì, perché non è una carezza, insomma, ecco. Cos'è Monica? È una corrispondenza, mi viene, come se ci fosse qualcosa dentro questa statua che può risuonare, può trovare corrispondenza oppure no in chi la guarda. Nel caso di Eddie si è attivata questa corrispondenza, amplificando in lui determinate emozioni, come se ci fosse una specie quasi di rimbalzo tra il nucleo della statua, il centro della statua e il centro di Eddie.
Va bene, capitolo Pietà di Michelangelo chiuso. Prima però, Monica, ti faccio una domanda. Quando facciamo queste mini indagini, come c'è stato nel caso della Luna, no, di recente per l'indagine Artemis 2 Apollo 11, fioccano commenti stupidi che ci danno degli stolti, che invenzioni che fate e quant'altro. Da dove vengono tutti questi detrattori che non hanno nient'altro da fare che scrivere commenti di questo genere, proprio di Bene, fronte a concetti estremamente interessanti, alternativi, nuovi e probabilmente anche molto veri. l'immagine che mi arriva è di loro al cinema, con a fianco questi popcorn e delle bibite e intanto ruttano. Vedendo queste immagini che vengono proiettate come un film da criticare, da deridere, da non prendere seriamente, perché tanto è un film di pura fantasia. Mhm. E questo è il loro ruolo stabile, molesto. Sento anche proprio che masticano in maniera rumorosa, come ti ho detto, digeriscono. Su un piano più pratico sono mandati, pagati, sono i classici troll o sono così, nulla facenti e quindi... Mm, sono, diciamo così, i disturbatori creati dalla Matrix, per scoraggiare e provare ad abbassare le vibrazioni di chi invece la Matrix la legge molto bene, la comprende molto bene. Ma facciamo un esempio, uno di questi che ha criticato la Luna, le corbellerie, che diciamo, eccetera. Poi cosa farà? Quando passerà a miglior vita e va nell'oltre, di fatto che succede? Un'azione del genere lo porta Alcuni, al basso astrale? alcuni di questi, come se non fossero progettati per fare questo tipo di evoluzione. Li vedo che è come se si dissolvessero poi con la morte, Mm. se diventassero poi parte degli elementi naturali, Quindi non ma hanno anima. esatto, non proseguono il percorso evolutivo, sì. Se uno di questi ha anima, se lo vedi, lo trovi, diccelo, Sì, ce ne sono, certo. va nel basso astrale? Con un'azione apparentemente così innocente di muovere una critica, in realtà molto importante, poiché è una critica veramente campata per aria. A volte le critiche sono state messe su questioni che noi dicevamo, cioè lui sosteneva la stessa cosa che veniva sostenuta nell'indagine, ma eravamo pazzi. Ma, cioè, vuole. A me non tange questa cosa, ma ha delle conseguenze. Perché uno dice, si va nel basso astrale, sì, ammazzi qualcuno, spargi fatture, mandi malocchi, va bene, comprensibile. E invece una cosa del genere? Allora, in generale lo vedo rallentato nella sua vita. Cioè vedo proprio che ha difficoltà a fotografare e a comprendere bene chi si trova davanti, le azioni che sono mm, il valore, diciamo così, delle azioni. Eh, quindi è un problema un po' generale. Quando va poi nell'oltre, è come se fosse seguito un po' come un bambino, un po' come un bambino, qualche problema di ritardo. Mhm. Quindi Quindi in ci sono maniera delle molto conseguenze. lenta. Sì, Viviamo c'è nell'epoca molta delle non lentezza. conseguenze, quindi non ci sono conseguenze. Fai come vuoi, non è un problema, non ci sono conseguenze, quindi tutti fanno, disfano, criticano. Qua invece ci sono delle conseguenze, Sì, sì, è volute. l'epoca proprio del sentiti libero, Mentre fai quello all'epoca dei che vuoi. nostri nonni era il contrario, c'era un grande timore
ovviamente la paura dell'inferno, la paura molti non accettavano la narrativa cattolica, ma ci si adattavano perché era la paura, no? Su cui si basa tutta la religione, qualunque religione. Va bene.